Buonasera ragazzi, buonasera e benvenuti al richiamo di Cthulhu, terza puntata, insieme al nostro alter ego, Edward, si chiama come me, il nostro ispettore, ispettore buonanotte, detective, privato, sull'isola di Darkwater, in una situazione molto scomoda, quella in cui l'abbiamo lasciata la volta scorsa. Ma che nuova partita, non facciamo scherzi. Perché siamo di nuovo a Riverside Institute. Edward Pierce ha trovato il Necronomicon, anche se non l'hanno chiamato così. O forse sì. Ed è svenuto. La sua mente è stata proiettata in un altro corpo. Infatti in questo capitolo non giocheremo nei panni del nostro solito personaggio, ma, se non sbaglio, nei panni della dottoressa Colben. Vediamo se mi ricordo abbastanza bene. Siamo al capitolo 8, 9, 10. Se riusciamo, mi piacerebbe fare 8, 9, 10 e 11. Così la prossima live, verosimilmente martedì prossimo, 12, 13, 14 e finiamo il gioco. In 4 live non mi dispiacerebbe. Anzi, come vedete il gioco non è proprio un GDR classico, non è un open world. Sono praticamente livelli. Quindi diverso rispetto a un Vampire, rispetto a un Vampire the Masquerade, a un Deus Ex e cose simili. Non possiamo tornare indietro, cioè non possiamo tornare in città da questo momento. È un po' la cosa mi aveva lasciato così. Dr. Colben, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. Oh. I tried talking to him. He's catatonic. Ora siamo nei panni della dottoressa Colden e questa è Algernon Drake, il proprietario della libreria dove abbiamo trovato il Necronomicon. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. What are his symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. Oh. I didn't want them to dry out. And I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. La pelle che perde colore. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. Oh, I think he Drake. works for Miss Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They Ok, call her non è Cat. lui. Oh, I see. Do you have other questions? That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Very well. I'll examine him. Non è Drake allora. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Però- Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out.
He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Ricordate che abbiamo visto un po' di persone nella caverna e nei sogni. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Che schifo. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Ma dove va? In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. Che schifo. What about his cranium? It's soft at the touch. Ah, It does seem like the skull of a baby. Look at Come la these sticky fossetta rings in testa, growing at la his fontanella. fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. se avete letto la maschera di Innsmouth, I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him cosa earlier, avete fatto? He seemed to feel better? yes, like he Okay. needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. No. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colben, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Sì, certo. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view.
In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Buonasera Paul K Was e that a benvenuto. What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of Arrivo. our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Ciao Paul K, benvenuto, benvenuta, buonasera. Vedo che è il primo messaggio che scrivi. Se hai voglia di raccontarci come hai trovato il canale, sono solo contento. Mi presento, sono Edoardo, Khalid sul web, e nella vita mi occupo di localizzazione di videogiochi. E su questo canale invece portiamo prevalentemente giochi narrativi, giochi di ruolo, musica di retro gaming e musica di videogiochi. Se ti piace almeno una di queste cose, secondo me potresti trovarti bene. Sempre in maniera chill, rilassata, senza agitarci. Di solito chi passa resta, per cui se una di queste cose ti piace, benvenuto. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Stiamo giocando questa sera alla terza live che stiamo dedicando al richiamo di Cthulhu, gioco che ho già giocato su Switch anni fa e che volevo portare perché è un'avventura. Nonostante sia in prima persona, io soffro di motion sickness di solito. Le tematiche horror sono qualcosa che su questo canale troverai spesso. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Le scelte contano sì e no, dipende. Nel senso che in questo momento il nostro protagonista Edward è stato sparato, tra virgolette, nella mente di questo personaggio. Sta vivendo questo è un flashback praticamente. Quindi qui non credo che le scelte continino, però ci sono state delle scelte che abbiamo fatto durante il gioco che hanno influenzato la trama, anche se la trama è più o meno lineare, cioè ci sono dei livelli. The answers must be hidden in Fuller's office. Quindi ogni capitolo è a sé stante. E di solito sì. It's temperamental, if I understand correctly. Mi ricordo sta roba di non sistemare le tubature. Quindi è un gioco di ruolo più di altri perché non c'è azione, non si spara. Anzi, le scene d'azione credo le abbiamo già viste tutte la volta scorsa, se non ricordo male. No, forse ce n'è un'altra più avanti. Però molto più narrativa, molto più lineare, sì, ma ci dà la possibilità di interpretare le cose. Nella fattispecie però questo capitolo invece credo che sia, se non ricordo male, proprio di passaggio, per farci capire qualcosa del passato della dottoressa Colben, che è quella che stiamo interpretando adesso. Dobbiamo trovare un modo di entrare nell'ufficio di Fuller, che è il primario di questo ospedale psichiatrico, che non si comporta proprio bene. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth.
Thank you, Doctor. Everything all right, Dr. Colben? All is well, Elizabeth, thank you. I was making sure... Thank God, no. Ok. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. It's temperamental, if I understand correctly. Tra l'altro questo gioco è ispirato... Ah, giusto, Pierce non ce la fa vedere adesso, ok. Ma la scheda del personaggio prende ispirazione dal gioco Chaosium, quindi il gioco di ruolo, quello vero, che porteremo in live tra qualche settimana in una one shot o bishot. I have little time for you, Doctor. Questa è la You'll stronza. find out that it's not only the doctors who have things to do. Wait a minute. Where do you think you're going? Che cazzo vuoi? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Quindi l'ufficio è qua. E non ci si può entrare da nessun'altra parte. In realtà sì. Let's hope I can go through the administration office. The operating room is never accessible after an operation. Bei ceffi. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Molto belli giochi di questo tipo, cerco sempre questo. Allora, questo non è male. Non è lunghissimo. Please, the fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Però sì, anche a me piacciono molto. Se ti piace il genere ti consiglio tantissimo Deus Ex Human Revolution e Deus Ex Mankind Divided, soprattutto il secondo livello narrativo secondo me è più bello. This man, Edward Pierce. His Oh. file is incomplete. What did Fuller do to him? Ok, quindi questo è un flashback di quando noi eravamo stati presi, abbiamo, giustamente lei ci ha aiutato a fuggire, ci ha aperto la nostra cella. Poi ti consiglio tantissimo Paul K se non l'hai ancora giocato, Vampire the Masquerade Bloodlines. Giocati a posto. Ciao Yuzza, buonasera, benvenuto. Come stai? Deus Ex sì, sono molto belli. Poi mi viene in mente un po' raffreddato bene. Io ho la tosse e raffreddore da settimane. Ormai è la mia condizio sine qua non. Dr. Colden, we need you at once in dormitory B. Ok. Dormitorio B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I'll see to it right away. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. Allora, dicevo Vampire the Masquerade Bloodlines. Dr. Fuller always keeps his key with him. The boiler room key is not in its place. È un gioco di cui stanno facendo il seguito, è basato anche quello su un gioco di ruolo, Vampire the Masquerade appunto, gioco di ruolo da tavolo, diciamo, tabletop role playing game. È di qualche anno fa, ormai c'è su Steam, c'è ovunque, e se lo compri, se ci giochi, conviene patcharlo con delle mod che hanno fatto tutti i modder, perché There's no way I'm leaving until I purtroppo find what Fuller is hiding. lo sviluppatore Troika è fallito subito dopo. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here.
Però quello è veramente gioco di ruolo al 100%, puoi muoverti per tutta Los Angeles man mano che sblocchi delle aree e c'è una storia molto 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 bella. E anche lì puoi affrontare tutto in maniera molto diversa. Se no sempre The Vampire, c'è Vampire the Masquerade Swan Song, che potrei portare qui sul canale dopo Cthulhu. Ci stavo pensando. Ah, qui c'è giustamente Bradley. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Medication? Medicina? Tell me your symptoms. I have headaches. And I can't sleep. Do you suffer from insomnia? No. Look, I don't want you to laugh at me. Ethan, if you don't trust me, then who? I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Lo pensi tu? So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Si chiamano per nome. L'ho visto spesso scontato. I due giochi di Vampire sono molto belli, sì. Swan Song non l'ho ancora giocato, l'ho comprato l'altro giorno. Where did my fiancé go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Mentre Bloodlines è proprio stato un gioco della Madonna. Quando è uscito lo adoro tantissimo ancora, anche se graficamente è invecchiato ormai. Cioè non è proprio sto granché. Però ai tempi era molto figo. Ma è la storia è la cosa importante. La trama è incredibile. Volevo portare anche quello in live, ma è troppo lungo. E dopo gli ultimi giochi lunghi che abbiamo portato non ho molta voglia di dedicare decine di live a un solo gioco. Allora ti starei dando, ma interrompi la fornitura d'acqua. Come? Infatti questo, che ha solo 14 capitoli, siamo già all'8º in 2 live. Prendo prima Divinity adesso? Divinity sono lunghi entrambi. Ce li ho in wishlist. Forse il primo ce l'ho anche. Ho in wishlist il secondo, ma intanto è uscito pure Baldur's Gate. The answers must be hidden in Fuller's office. Quindi there's no way che io riesca a giocare giochi così lunghi. Soprattutto non in live. Please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Se no ti consiglio anche Vampire con la Y, VAMPYR, che è bellissimo anche se non ha avuto il successo che meritava. E intanto ciao Fabio, benvenuto, buonasera, bentornato. Siamo, dopo la volta scorsa, siamo di nuovo in manicomio, ma stavolta nei panni, cioè non in manicomio, nell'istituto dell'isola. What's he doing here? Nei panni della dottoressa Colben. Probabilmente prima di quando ci ha liberato dalla cella, perché c'è Bradley fuori che ci sta aspettando. He broke his back in an accident down by the docks. Aia. Ah, a whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing.
Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep up. Ok. Tra l'altro, se avete installato Epic Store, oggi regalavano dei Evil Within She 2. recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Proporzioni di corpi, ma a me sembrano... Secondo me è la visuale che ogni tanto cambia le cose, però può essere. Ecco, forse... Allora, gli ambienti mi piacciono molto. I modelli poligonali non sono perfetti. Soprattutto durante le cutscene si nota di più. La chiave della sala caldaie. The key to the boiler room. Ottimo. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Ok. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Allora, abbiamo fatto bene a esplorare tutto l'esplorabile. Vediamo che cosa c'è. Dr. Colben, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. His binds left bloody wounds. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. So, Doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Se no, Paul K, tutti i giochi di Telltale sono un must, anche se non sono tutti perfetti, ma ce ne sono parecchi belli. Soprattutto The Wolf Among Us e la prima stagione di The Walking Dead. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Urca. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it guarisce won't dei make a pazienti, difference. grande. Abbiamo sbloccato un achievement. Che sicuramente mi ero perso durante la mia prima run su Switch. Patients and hospital personnel eat the same food. Che schifo. Altro consiglio, se avete la Switch e pensate di giocarlo su Switch, non fatelo, perché i caricamenti, a parte che graficamente non è bello come questo, No, you're pulling my leg. I'm ma not poi joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare... medicina e scienze occulte. Be a thing. That silly goose lets herself be Cosa ce ne trodden. facciamo? Tanto Oh, well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. ah, quindi questi qui stanno sparlando della nostra amica. The doses Elizabeth. prescribed by Fuller are far too high. Che strano, come mai non mi sorprende? We're running out of this medicine.
I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. We've been waiting to be restocked for weeks. Questo è tutto storytelling ambientale, Opera pseudoscientifica di Cesare Lombroso mette in correlazione la morfologia di un individuo con la sua predisposizione a compiere atti criminali. La serietà di questo studio e l'accuratezza delle dimostrazioni presentate possono trarre in inganno un lettore disinformato. Fake news, insomma. Boiler room, ci siamo. Dai, Mari. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Dai, no. Siamo così vicini. Chissà dov'è il tool. Non sarà mai qui. Thomas Fuller non ci interessa. Forse... No. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Everything all right, Dr. Diciamole Colben? qualcosa. All is well, Elizabeth. Thank you. Thank God, no. The water's running. I have no desire to call Donovan for help. Noi mettiamo nei guai lei. Come now. Don't let that I'm trying, Doctor. Sometimes I imagine she shuts down the water herself, just Che for the stronza. pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these courage, Elizabeth. Thank you, Doc. Ok. Però ci serve un attrezzo adesso. Dove diavolo lo troviamo? Ok, qui è l'ufficio dove dobbiamo entrare. La boiler room è proprio di fronte all'ufficio. Però prima siamo passati per gli sgabuzzini e per... Ah, qui adesso forse... Eccolo qui. Chiave inglese. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Distrai Donovan. Torna da Elizabeth. Elizabeth? No, ma non è che occhio, è che ogni tanto alcuni indizi appaiono con il pallino verde. Sono quelli un po' speciali. E noi probabilmente avremmo potuto risolvere questa situazione anche senza quello, perché sono quelli sono quelli facoltativi. Adesso dov'è il bagno? Dio santissimo. Sta mappa. Qui in cucina. Questo è l'altro bagno. Dicevo, tra l'altro, su Epic Store oggi regalavano dei Way Within 2. L'altro giorno ha regalato l'1, un sacco di roba horror. Domani esce Alan Wake 2.
Sto girando in tondo come un cretino, lo so. È che non c'è una mappa. Un sacco di horror, giustamente, visto il mese. Siamo quasi ad Halloween. Allora, io dopo essere stato qui sono uscito di qua. Poi di qua era sulla sinistra il bagno. Questo è l'ufficio di Fuller, che forse è giusto di qua. Dr. Colben, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. It's temperamental, if I understand correctly. Quindi? Entrare all'ufficio di Fuller. Dove cazzo, eh? Lì. Ah, se n'è andata la stronza. At last. The missing files must be hidden here. Che giustamente Fuller non fa vedere i risultati dei suoi esperimenti alla gente. No. I should go another way. Vabbè, quella è l'uscita. E qui? Non si apre. Qui pallino verde da cercare. Asilina, buonasera. Something is wrong with these masts. Ah sì. It's some sort of puzzle. Ciao Asiel, come stai? Come si faceva qua, no? I've unlocked Ok, something. fatto. Un cilindro narrativo. Perfetto. I segreti della Scilla. Patient files. I was right. Giustamente questa è la Scilla, la nave che... Sono tutti ossessionati da questa... da quella nave in città. Speri di non stare terminando per Luca? No, dai, cazzarola. Conclusions, session number 17. Sarah Hawkins. Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Ma non andate lì per lavoro, Asil, vero? Mi sembra di aver capito che andate lì per gioco, sai, non come espositori, ma come... Ah, siete insieme? Perché ero convinto di no? Che ci andaste come visitatori? Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Hai ragione, hai ragione. At first, I presumed that her blood was the key. Sì, nel sangue, certo. Nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Anche tu, voi andate a Lucca? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came. I
afraid that Charles was keeping secrets from him. I James. presume that he will try to break into the basement sooner or later. Chi cazzo era James? Il capitano? A Luca c'è l'Apocalisse in che senso? Ah. James Fitzer, sì, il capitano, giustamente. Ma come 45 anni? Ma che cazzo dite, ragazzi? Ne ho 42 io. Non può avere 45 anni questo qua. Portati male. 37 Bradley. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? Che sono tre stronzi. It's that I had the presence of mind to set them all in the basement. L'obitore When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. Perché sono morti. Meantime, they must remain hidden in plain sight. Però hidden in plain sight, diceva in inglese, non nascosti e basta. Nascosti in piena luce. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Ma va? Ho visto qualche foto, là arriva alle mura della circonvallazione, Madonna. Madonna. In quel caso cosa I should go another way. decidono di rimandare? O lo fanno lo stesso? Cioè gli anni scorsi cosa è successo? Perché so che l'anno scorso tra l'altro c'è stato mica l'alluvione di nuovo in zona. Ricordo che alcuni amici stavano andando e si dicevano ma cazzo io sto andando a Lucca a divertirmi. Deve andare nel reparto psichiatria. Ma dov'è? Non qui di certo. Lo scorso anno sono stato in maniche corte anche la sera. Minchia. Ah, no, qui The dove hanno operating operato. room is never accessible after an operation. Dov'è che si va giù? Di qua.